Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, ma con un piede nel futuro. Useremo degli strumenti attuali per alimentare la nostra passione per il collezionismo retro, ovviamente tutto in salsa Gianluca. In particolare vi mostrerò come ho usato l'intelligenza artificiale per riportare in vita, in 3D, i mitici micronauti. Se siete cresciuti con il mito di Gigrobot e dei robottoni magnetici, allora restate qui perché quello che è venuto fuori è davvero interessante. E mi raccomando, seguite il video fino alla fine, perché vi mostrerò i pezzi stampati e colorati. Ultimamente mi sono messo in testa di sperimentare alcuni strumenti di intelligenza artificiale, applicata però alla generazione di modelli 3D, ed ho deciso di farlo con uno dei miei hobby preferiti, ovvero la riproduzione dei robottoni anni 70 e 80. Il mio obiettivo era quello di ricreare le teste dei micronauti. Come molti di voi sapranno, questi giocattoli commercializzati in Italia dalla GIG condividevano il corpo magnetico di Gigrobot, ma avevano teste tutte diverse che li rendevano unici. Il primo passo, quindi, è stato quello di raccogliere le immagini di riferimento, e qui un grazie enorme va ai ragazzi del gruppo Facebook Micronauti Italia, che mi hanno fornito foto precisissime da ogni angolazione, frontale, laterale, retro, alto e basso. Sono referenze fondamentali per poter ottenere il risultato che vedrete tra poco. Ma parliamo dell'intelligenza artificiale che ho scelto per questo esperimento. Ho usato un sito cinese che sicuramente molti di voi conosceranno e che si chiama Hunyan 3D di Tencent. Ma vediamo come ho proceduto sul loro sito. In realtà questa è la seconda volta che giro questo video perché recentemente Union 3D ha aggiornato il suo motore portandolo alla versione 3.1 ed i risultati che ho ottenuto sono stati molto diversi dalla volta precedente, portandomi a dover cambiare completamente sia il processo di realizzazione, sia le considerazioni ed anche le conclusioni. E ovviamente anche il risultato ottenuto è stato diverso, ma di questo vi parlerò strada facendo. Non voglio tenervi troppo sulle spine e sono ansioso di mostrarvi qualche risultato. All'inizio approcciarsi a questo sito può essere difficile, perché è solo in cinese, ma se attivate il traduttore automatico del browser avrete tutte le labels tradotte nella vostra lingua, semplificandoci ovviamente di molto le cose. Dopo il processo di autenticazione, che è possibile effettuare ad esempio registrando la vostra email, possiamo entrare nella schermata principale. L'account free oggi consente di generare fino a 20 modelli al giorno, come potete vedere dal vostro avatar qui sopra e dai vostri token appunto qui in alto a destra. Per quanto riguarda invece la generazione dei modelli, il sistema permette solo poche scelte. Ricordiamoci che la generazione richiede un token per ogni modello. Per quanto riguarda la generazione dei modelli veri e propri, il sistema permette solo poche scelte. Per quanto riguarda le informazioni per la generazione del modello, abbiamo tre possibilità. Inserimento di un normale prompt testuale, ma qui il numero di caratteri è limitato fino a 150 caratteri massimo, quindi non potremo dare indicazioni troppo dettagliate. Oppure possiamo caricare una singola foto, oppure immettere foto multiple. Dal momento che l'obiettivo è raggiungere la corrispondenza più vicina ai modelli originali e avevo a disposizione anche delle foto di riferimento fatte molto bene, ho scelto l'opzione che permette di caricare più foto. E questo è fondamentale se vogliamo una riproduzione fedele e non qualcosa di inventato dall'algoritmo. Infatti, se l'intelligenza artificiale non ha tutte le informazioni per poter ricostruire il modello, dovrà necessariamente inventarsi qualcosa. Prima di caricare le immagini, però, ho preferito modificare le foto che mi erano state fornite, scontornandole in modo da eliminare ombre e riflessi del tavolo, e che avrebbero potuto mandare in confusione probabilmente l'intelligenza artificiale. Un set di ben 6 foto diverse per ciascuna testa, che mi ha consentito di avere un buon livello di informazioni a 360 gradi. Avere foto o disegni fatti bene infatti è fondamentale per ottenere risultati i più vicini possibili alle nostre aspettative. Tornando sul sito Hunyan 3D, come dicevo ho scelto l'inserimento di foto multiple, ed è qui la prima e molto importante differenza con il video che avevo girato in precedenza. Infatti se prima si potevano inserire solo 4 foto, fronte, retro e le due laterali, ora le possibilità sono molte di più, potendo inserire fino a 8 foto da angolazioni diverse. Avendo 6 foto diverse per ogni modello, ho potuto inserire altri importanti dettagli all'intelligenza artificiale rispetto alla volta precedente. Non è necessario riempire tutti gli slot, è possibile inserire tutti quelli che si hanno e lasciare vuoti gli altri. Ovviamente in questo caso l'intelligenza artificiale creerà i dati mancanti interpolandoli da quelli che ha a disposizione, oppure inventerà qualcosa. Infatti anche nel pop-up di inserimento multiplo, l'unica immagine obbligatoria è quella frontale. Ho deciso di partire con Baron Karza perché era quello che avevo da bambino e quindi ero ansioso di rivederlo in 3D. Ho scelto come motore di generazione quello più recente, la versione 3.1. Quindi ho impostato un livello di dettaglio di circa 50.000 poligoni, che mi sembrava sufficiente per una singola testa,
nonostante sia possibile comunque aumentare l'output di molti più poligoni. Infine, per l'ultimo parametro tipo di modello, ho lasciato quello di default, ovvero geometria più textures. Anche se quest'ultime per il mio personale obiettivo non sono necessarie, voglio comunque mostrarvi il risultato perché secondo me è davvero molto interessante. A questo punto i parametri da inserire sono terminati e possiamo avviare la generazione del modello cliccando sul pulsante corrispondente. Affinché l'intelligenza artificiale faccia le sue elaborazioni ci vorranno alcuni minuti, dopodiché il risultato viene mostrato direttamente online con tanto di texture ricavate dalle foto. Guardate voi stessi, secondo me il risultato è davvero ottimo. È possibile scaricare il modello, io vi consiglio il formato FBX che comprende anche le impostazioni per le texture e le texture stesse, tutto all'interno dello stesso file, oppure l'OBJ che invece ha le texture su file separati ed è già pronto per la stampa. Infatti potremmo prendere l'OBJ, buttarlo dentro C2Box e creare il nostro file da dare alla nostra stampante 3D. Apriamo il nostro Baron Carza con Blender però e vediamo i risultati. A prima vista direi proprio ottimo. Uno dei problemi che mi ha spinto a rifare il video è stato che gli oggetti creati usando la versione precedente non erano simmetrici, ovvero il naso non era perfettamente allineato sulla metà del collo, quindi sulla parte retrostante della testa. Invece questa versione 3.2 del motore di generazione ad occhio mi sembra molto migliore, a partire dallo stesso di foto, ovviamente considerando che comunque in questo caso abbiamo aggiunto due foto di riferimento in più, quella top e quella bottom. Quindi vedendo Blender possiamo vedere l'oggetto un po' più nel dettaglio. Insomma, tutto sommato, a parte qualche piccola sbavatura, possiamo dire che il risultato è molto buono. Vediamo adesso come se la cava con la generazione di Force Commander. Carichiamo le foto di riferimento e avviamo la generazione. Eccoci qui. Stavolta il risultato non è proprio ottimale. Il modello risulta come se fosse un po' distorto. Probabilmente anche le foto lo sono leggermente, non so. Fatto sta che il modello non è per niente simmetrico e non mi pare sia stato creato correttamente. Vediamolo anche su Blender. Allora, come possiamo vedere, il modello non sembra per niente simmetrico. Infatti possiamo vedere, ad esempio, sulla parte della bocca, la parte frontale, possiamo vedere che ci sono tante piccole incongruenze, tanti piccoli difetti. Lateralmente il modello potrebbe anche andare, anche se, come potete vedere qui, la parte dei tubi è leggermente deformata, ma probabilmente anche il modello originale è così. Stessa cosa per quanto riguarda l'altro lato. Nella parte retrostante pure non mi sembra ottimale e poi se andiamo a vedere la parte di sopra ci sono degli evidenti errori. Mm, la cosa non mi piace per niente. Diciamo in generale il modello forse stampato in piccolino potrebbe anche sembrare carino, ma comunque non mi lascia soddisfatta questa sua completa simmetria. Insomma, da Baron Karza, che era davvero molto buono, questo Force Commander mi ha lasciato un po' perplesso. Procediamo avanti, però vediamo la prossima testa. Ora è il turno di Green Baron. Ecco il risultato su Union 3D. Direi che mi piace molto, sembra perfetto praticamente, ma voglio vederlo anche su Blender per vedere se ci sono dei piccoli difetti. Allora, anche su Blender il risultato mi sembra veramente molto buono, a parte la biglia sottostante che a causa dei riflessi della foto non è venuta correttamente. Dal punto di vista delle viste ortogonali, invece, il modello mi sembra molto ben fatto e simmetrico, quindi dal mio punto di vista il risultato è estremamente positivo. Insomma, il terzo modello è probabilmente quello più riuscito. Meno male perché un pochino Force Commander mi aveva lasciato troppo perplesso. Adesso tocca ad Emperor, che tra tutti i micronauti è quello che esteticamente mi piace meno. Mentre avvio la generazione vi faccio vedere che le foto non sono ottimali, perché il modello originale, appunto quello nelle foto, come potete vedere ha qualche problemino. Ad esempio le corna non sono perfettamente simmetriche ed una delle due vista dall'alto sembra proprio piegata. Ed ecco il risultato. E vi dirò, tutto sommato pensavo molto peggio. Invece mi sembra che è come se l'intelligenza artificiale abbia applicato una sorta di correzione al modello. Adesso infatti le corna, guardandole dall'alto, sono allineate perfettamente, anche se frontalmente ancora sono asimmetriche. Scarichiamolo e vediamo meglio il modello con le prospettive assolute in Blender. Diciamo che il risultato finale non mi dispiace, sicuramente è meglio di Force Commander. Le corna non sono simmetriche, questo è un difetto sicuramente, così come qualche altro piccolo difetto in altre parti del modello. Però già il fatto che sia stato applicata un riallineamento delle corna è un fatto positivo. Insomma, in generale il risultato è molto soddisfacente.
ad eccezione di Force Commander che effettivamente non è venuto come mi aspettavo. Parlando in generale, la topologia non è ovviamente perfetta, soprattutto se si volesse pensare di utilizzare il personaggio per l'animazione, anche se ci sono delle funzionalità che potrebbero servirci anche per questo proprio all'interno dell'intelligenza artificiale, ma le vedremo in un altro video. Oppure per chi cerca la perfezione assoluta, secondo me siamo ancora lontani. Ma per noi che vogliamo stampare in 3D con buona risoluzione dei modelli statici di dimensioni contenute, che siano delle riproduzioni oppure dei modelli nuovi di zecca e senza animare, secondo me va più che bene. Tornando alle mie teste dei micronauti, anche se in fin dei conti potevano essere stampate così com'erano, ho voluto sistemare alcuni dettagli. Innanzitutto le sfere magnetiche sotto la testa. La parte inferiore della testa, infatti, che nei giocattoli originali è una biglia d'acciaio, biglia che si connette ai magneti presenti nel torace sulla base del collo, ho preferito sostituirla completamente con le sfere perfette prese dal mio modello 3D di Jig. Poi per quanto riguarda i problemi di simmetria, anche se i modelli rispetto alla volta precedente sono stati fatti molto meglio, comunque non sono totalmente simmetrici. Ho preferito ritoccarli un po', eliminare una metà ed effettuare la duplicazione dell'altra parte restante tramite il comando mirror, in modo da avere una testa perfettamente simmetrica. Ora però è arrivato il momento di mostrarvi il risultato finale. Per la stampa l'ho effettuata a resina ed ho utilizzato la mia LGU Saturn 3 Ultra con resina standard 2.0 di colore grigio. Ho stampato sia i modelli esattamente realizzati da Union 3D senza alcuna modifica da parte mia, sia quelli da me modificati. Quindi ecco i set che ho stampato. Li ho stampati in modo da essere pronti per un modello che sarà alto più o meno 18 cm, quindi dovrebbero essere grandi circa come gli originali. Ecco quindi i set che ho preparato. Qui vedete le teste non ottimizzate, cioè sono quelle stampate senza verniciatura e sono esattamente quelle generate dall'intelligenza artificiale. In questo secondo set invece potete vedere le teste stampate con la mia ottimizzazione di simmetria e anche qui sono solo stampate e non verniciate. Queste sono le teste in cui non ho fatto nessuna post-produzione. Sono uscite dalla stampante, le ho solo liberate dai supporti, lavate e curate. Tutto qui. E per finire vi mostro quest'ultimo set. Sono le stesse teste modificate da me, ma qui le vedete verniciate per cercare di richiamare i colori originali dei micronauti di tanti anni fa. Qui ho applicato ovviamente primer, vernice acrilica e protettivo lucido. Ovviamente ne trovate 5 dal momento che Green Baron e King Atlas hanno la stessa forma ma colore differente. Ve le lascio osservare, giudicate voi stessi. Io sono molto soddisfatto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se volete vedere i micronauti completi e verniciati, vi invito a seguire questo canale iscrivendovi e mettendo un like a questo video, perché a breve pubblicherò il video completo in cui vi mostro tutti e 5 i micronauti, appunto completi e verniciati, oltre a tutta la procedura che ho seguito e le fasi di realizzazione. In conclusione, sono davvero soddisfatto. Nonostante qualche piccolo ritocco manuale, la fedeltà dei modelli raggiunta utilizzando l'intelligenza artificiale è molto buona. Ma ricordate che per avere buoni risultati è importante avere a disposizione delle buone references, ovvero, nel mio caso, foto di buona qualità. Quello che mi ha sorpreso in positivo è che anche i piccoli dettagli vengono rilevati e riprodotti con un alto livello di fedeltà. Sicuramente però non è tutto oro quel che luccica e per certi tipi di utilizzo secondo me siamo ancora lontani da un reale appunto utilizzo dell'intelligenza artificiale. E voi cosa ne pensate? Avete mai provato a usare l'intelligenza artificiale per i vostri modelli? O magari per dei Gunpla? Ad esempio per riprodurre delle parti che si sono rotte
o dei piccoli pezzi che sono andati persi. Comunque nei prossimi video voglio approfondire questa intelligenza artificiale, cercando di riprodurre qualcos'altro. Anzi, fatemi sapere cosa vi interesserebbe vedere riprodotto, o magari fornitemi le vostre references per farle riprodurre in 3D con l'intelligenza artificiale e farmele stampare in 3D. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se vi interessano i robottoni anni 70, 80, 90, non perdetevi la mia serie Metal Warriors, ovvero i robottoni più famosi completamente modellati e stampati in 3D. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!